Ben ritrovati a tutti e buongiorno qui da Radio Rossonera, lunedì 15 di gennaio del 2024. È obbligo di riscatto, che è un po' mattino Milan, insomma, visto che siamo nel day after di Milan-Roma, Milan che vince 3-1, Milan che torna ai 3 punti, o meglio, c'era già stato il Milan dei 3 punti in campionato, torna a vincere dopo la Coppa Italia. Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti. Ancora la voce fatica un po' a esserci, però ci proviamo comunque. Sì, la voce in effetti è quello che è. Henry, volevo chiederti quanto viene quel visone che hai lì dietro. Beh, credo tanto e non sono qui per comprare questo No. bel cappotto qua, che perché credo sia femminile, quindi Sì, non sì. sarebbe eventualmente per me, però siamo comunque in giro per Milano alla ricerca di notizie, mettiamola così. Già, già. A proposito di notizie, io aprirei un secondo sul mercato, poi andiamo a parlare di quello che è successo ieri sera, velocemente. Direttore, io metterei like innanzitutto. Bravo. Metti like. Il Milan Eh. insiste per Buongiorno, Colombo, possibile pedina. A proposito del ragazzo del Toro, che in questo momento forse è l'unico vero grande possibilità, proprio perché non è un pronto subito da prestito, ma è un investimento. Le strade sono due. O si prova a fare un giocatore come Buongiorno con Colombo in contropartita, ma Buongiorno Cairo chiede 40 e non è semplicissimo. O numero 2, Henry, l'altra pista porterebbe acqua sì, tiene in mente, vabbè, Sì, a Siviglia è andato incontro a una stagione non particolarmente fortunata, quindi è la classica operazione di prestito che poi torni a valorizzare o meno un giocatore, sperando che possa aver risolto ad esempio i problemi fisici che lo hanno fermato in questa stagione. sì, allora c'è da dire che qua sì, non so se ve lo ricordate, ma piaceva al Milan anche dai tempi dell'arrivo di Kalulu, perché Sì. il primo nome era proprio quello di Quassì, che poi andò al Bayern Monaco, e quindi è un nome che già piace tanto. Poi la carriera di Quassì è stata diversa, anche perché poi insomma è andato al Bayern Monaco, poi al Siviglia, e adesso tra l'altro ha fatto una stagione veramente tediata dagli infortuni, quasi più dei nostri difensori. È tornato disponibile da poco, però onestamente non so. Buongiorno è un nome che stuzzica, anche perché sta facendo bene in campionato, facendo molto bene in questo campionato, e quindi è normale che è un nome che può piacere. Io credo che sarà difficile strapparlo al Torino a gennaio, perché la richiesta è molto alta, è Colombo non Colombo, magari un aumento della parte fissa è un non aumento, però è difficile, è veramente difficile. Cioè, il Torino chiede sempre tanto per i suoi giocatori, e ti direi di più, questo ragazzo italiano giovane che sta facendo bene, la vedo veramente molto complessa. Anche perché, insomma, al momento il Milan non ha grandi idee per il centrocampo, cioè si ferma qui con la cessione di Krunic. Terracciano l'ha detto lo stesso Pioli in conferenza. L'ho provato fino adesso da esterno e per adesso lo vede esterno, quindi non è da pensarlo centrocampista, anche perché noi giochiamo a due, non giochiamo nemmeno con una mezzala, quindi che è una cosa un pochino più intermedia rispetto a giocare da esterno. Quindi, Già. per quanto invece riguarda qua sì, io mi limito a far parlare la tabella e nel caso dovesse arrivare si accende una candela e si incrociano le dita, perché altrimenti non si può fare diversamente. Ha giocato 17, 72 e 25 minuti in Liga in tutta la stagione, per non tanto le panchine, sì, che ci sono state 5, ma per una sequela di infortuni, soprattutto 2 grossi alla coscia, che l'hanno tenuto fuori tantissimo, praticamente quasi tutta la stagione. Va bene, andiamo avanti. Un rischio enorme qua sì, piuttosto vado a prendere Brassier, che invece è stata una delle sorprese del Brest di quest'anno, ha quasi sempre giocato, piuttosto prendo lui, ecco dai, tra i due non corro il rischio, ecco, posto che se posso, se ho la possibilità, la chance di provarci per Buongiorno, probabilmente ci provo. Diavolo ci sei.
E non è una domanda, è un'affermazione, cioè Ah, Milan spacca Roma, scatto Champions, Adli, Giroud, Teo, Mu, futura rischio, Viola e blinda al terzo posto, Olivier dice se davanti sbagliano devono sbagliare tanto nel caso quelli davanti e soprattutto non devi sbagliare tu. Non devi sbagliare tu, Milan urlo Champions, Adli, Giroud, Teo, il diavolo si rialza, terzo posto blindato, sprofondo Roma. Ora, la questione è, Henry, che il Milan ha vinto bene ieri, si trova distante, credo, un pochino per merito ovviamente dell'avversario che ha fatto un gran girone d'andata e sembra non fermarsi, ma soprattutto anche per i suoi demeriti che sono andati probabilmente oltre quello che era il suo valore, cioè sul piatto della bilancia, almeno per come la penso io, pesano di più i nostri demeriti rispetto al valore inferiore nostro rispetto a quello dell'avversario che ci sono davanti, cioè sia la Juve che l'Inter. ti direi di sì. Ti direi che comunque il Milan è al terzo posto, è vero, ma poteva essere benissimo sempre al terzo posto, ma con 3-4 punti di distacco dall'Inter, 5, 2, non lo so, in base ai più e meno rimpianti che si hanno, no? Perché Sì. è chiaro che quelle partite con Lecce, con l'Udinese, ma l'ha detto anche Pioli ieri dopo la partita, dovevamo avere un po' di punti in più, perché quelle partite lì, quel filotto lì, è stato veramente drammatico. Ma non drammatico perché hai giocato estremamente male, ma per i punti che potevi prendere. Sopra 2-0 a Lecce non puoi farti riprendere. Col Napoli te la faccio anche passare, in casa San Siro con l'Udinese non puoi perdere, con un Udinese che non aveva ancora vinto in campionato praticamente. Cioè, quelle cose lì sono accettabili, cioè sono inaccettabili, sono veramente inaccettabili perché ti rischiano di costarti la stagione, cioè dovessi tu arrivare a 4 punti, 5 punti, 6 punti dall'Inter e ti mangi le mani per quelle partite lì, ti mangi veramente le mani per quelle partite lì. E in quelle occasioni lì sono assolutamente di più i demeriti del Milan che i meriti delle altre squadre, che hanno fatto loro, sì, ma il Milan poteva fare molto meglio. Il Milan doveva fare molto meglio e continuo a pensare che se siamo ancora qui a quantomeno vivere una stagione, non è demerito della rosa essersi staccato, ma è un merito essere riusciti a sopravvivere. Perché una rosa così tagliuzzata, così in parte maltrattata, almeno fisicamente, altre rose sarebbero crollate da tempo, da tanto tempo. Il Milan è riuscito a rimanere comunque a galla, non vivo più o meno, ma a galla quantomeno, proprio perché ha una rosa che gli permette di essere profondo. Altre rose, dopo l'infortunio del primo, secondo, terzo difensore, della punta, dell'esterno, di tutto poi di centrocampo tranne uno, cioè Reinders, eccetera, sarebbe crollato da mo'. Io su questo sono Vero? abbastanza sicuro, poi magari mi sbaglio. Da controprova non ce l'avremo mai tanto. No, Però credo che la rosa del Milan sia sopravvissuta proprio perché invece ha una qualità media superiore anche nel quinto, sesto centrocampista, nel quarto, quinto difensore, eccetera, eccetera, eccetera. Come ha dimostrato ieri Yassin Adli, che è mamma stato il mia, passatore della serata. mamma mia, che partita di Yassin. Guarda, sì, non so se ti ricordi che si parlava della standing ovation, no, alla prima partita di Adli, no, ma era dovuta, ma l'hanno fatto perché non aveva mai giocato. Dite qualcosa alla partita di ieri di Yassin Adli, alla standing ovation di ieri di Adli. Ha fatto una partita veramente importantissima. Io credo, a parte il gol, che è un gran bel gol, ti sblocca la partita e bisogna parlarne di questo gol, perché non è un gol banale e lo fa anche di sinistro, ma la quantità di palloni che lui e Reinders ha recuperato. La Roma non è stata precisissima, per carità, ma le volte in cui Adli era sulla seconda palla, le volte in cui Adli leggeva la giocata avversaria, quello a me ha stupito tanto. Ieri nella descrizione avrò detto non so quante volte recupera palla Adli, la sradica Adli, la intercetta Adli, cioè l'ho detto veramente un sacco di volte. E ha fatto una partita veramente
veramente alla grande. E tra l'altro questo lo noti, cioè non è che lo diciamo io e te, che va bene, possiamo capirne, possiamo parlarne, da tanto tempo parliamo di calcio, ma tutti i suoi compagni di squadra, tutti i suoi compagni di squadra hanno sottolineato questa cosa, hanno sottolineato la pazienza che ha avuto, hanno sottolineato la perseveranza che ha avuto nonostante un anno di niente, ragazzi. Un anno in cui questo ragazzo non poteva giocare a calcio, eh. Un anno in cui non era pronto, non era adatto, tutte queste cose qua. A questo punto non dico che ci sia da mangiarsi le mani, per l'anno saltato, tra virgolette, però delle domande magari ce le si fa. Vabbè, credo che ci siamo fatti anche qualche risposta, tanto le partite proprio di questo periodo giocate le Bakayoko l'anno scorso, insomma, Eh già, parlano per sé. eh già. Va bene, andiamo avanti perché ogni tanto la memoria è corta, molto corta. A proposito di memoria molto corta, Henry, chiuderei con Teo, che Sì, sembrava già essere diventato uno qualunque e invece nell'ultimo mese e mezzo, giusto per dire, ha giocato fuori ruolo, ha giocato nel suo, ha sempre giocato bene e ha dimostrato ancora una volta che Teo è unico, punto. Non è uno uguale. eh già. Eh, Ma è stato di moda per tanto tempo, adesso lo è di moda per le out. Dire che i nostri giocatori si sono imbrocchiti, sono diventati scarsi, no? Va di moda è questo periodo perché pur di portare avanti certe battaglie, pur di difendere certe idee, è diventata scarsa la squadra, i giocatori non sono più come prima, i giocatori si sono imbrocchiti. A inizio stagione era il periodo di Teo, no? Che lo si mm, voleva spedire perché ha sofferto l'addio di Maldini, non è più quello di prima, è spento, non è più Teo Hernandez, vendiamolo. Adesso è il turno di Leao e Teo è tornato invece l'eroe della patria. È così, è sbagliato perché forse non ci rendiamo conto che abbiamo il miglior terzino del mondo, il miglior portiere del mondo, perché poi si leggevo anche robe su Magnane dopo quei 2 o 3 errori. Il miglior portiere del mondo, uno dei migliori 5, 6, 10, scegliete voi, esterni del mondo, e siamo qui a discuterli a ogni santa partita. Quando forse le cose di cui discutere sarebbero altre e dovevano essere altre, ecco. Quindi bene per Teo che ha tirato un missile sotto la traversa, che ha fatto un'altra partita importante. Forse Teo sta capendo un po' che con un Leao sottotono, con un Giroud che ieri ha giocato comunque oltre al gol e alla sponda, ha giocato con i suoi limiti. Teo forse sta capendo che era il suo momento ha capito che era il suo mm. momento di tirare un po' la carretta, e bene così direi, perché tornando a sinistra ha dimostrato che è il miglior terzino, sottolineo terzino, del mondo. Eri, siamo arrivati in chiusura. Io invito tutti a scrivere nei commenti la cifra del cappotto dietro di te. Esatto. Chi la indovina poi, insomma, vince un premio a questo punto, o lo vince direttamente. Vince l'abbonamento in regalo, ma noi non sapendo quanto effettivamente costa questo cappotto, adesso magari gli do un'occhiata, non vi potremo dare l'abbonamento in regalo perché non ne sappiamo il prezzo. No, scherzi a parte, vi chiedo scusa se parte per la voce, ma se ho ondulato un pochino, se è venuto il mal di macchina oggi, ma capirete che a Milano c'è un grado, se va bene, se sto grado ha voglia di uscire fuori, e devo registrare col telefono, quindi non è facilissimo, ma siamo sempre qui per voi. Il mercato adesso c'è, è a gennaio, caro Henry. Eh già. Caro Henry, grazie, buona giornata. Ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti anche da parte mia, ci ritroviamo tra poco per Chiamina delle 11, poi via via, Lanci Talk e inizierà tra la lavagna tattica. Ciao a tutti.